Partiamo con questo video subito con un applauso perché, allora, io sono stato uno dei pochi che è riuscito a beccarsi questo gadget ad EICMA 2023-2024. La differenza col vecchio Mantis si sente da subito e soprattutto si vedono le migliorie che sono state apportate nel tempo. Qua c'è da levarsi il cappello. Brava Cabo che è riuscito a dare una nuova vita a una delle icone dei monopattini. Quindi adesso, ringraziando subito Cabo Italy, che ovviamente qua sotto in descrizione trovate sempre i link per andare all'acquisto. Comunque ora bando alle ciance e iniziamo a raccontarvi subito quello che è stato uno dei monopattini che mi ha fatto iniziare il 2024 e che mi ha stupito, mi è piaciuto, mi ha fatto stare bene, mi sono divertito. Sigla. E ripartiamo come al solito con le dimensioni. 124 cm lungo per 62 cm largo per 133 cm alto. L'altezza ovviamente si va a ridurre andando ad agire dallo splendido, rinnovatissimo metodo di chiusura che troviamo alla base dello stelo, ma in più ho trovato tanto materiale in più. Abbiamo un palo che nel punto di snodo, che è il punto più fragile, c'è tanto materiale, hanno aumentato la qualità, hanno messo più materiale per dare più solidità e si sente tutta. Ovviamente ci sarà da stringerlo per bene, vi assicuro che ve ne innamorerete. Anche questa è una parte che è stata rinnovata, che già l'avevamo vista nel Mantis King GT e hanno fatto una cosa sacrosanta. Il mio Mantis X, quello che ho ricevuto io, è un dual motor. Ovviamente quello che arriverà legale per le strade italiane sarà semplicemente con un motore in meno, però tutto il resto sarà uguale a questo. Il mio abbiamo trovato due bei motori da 500 watt che vi posso assicurare hanno una gestione del motore, anche perché una volta sbloccato, è arrivato bloccato, ma andando a mettere un codicillo si va a sbloccare e si va a dare tutta la potenza al monopattino. Quella potenza giusta che vi permette di guidare in tranquillità in città, ma è quella potenza che non è esagerata, esasperata. La velocità oltretutto non è da buttare via, parliamo di circa 50 km/h, la casa di Chiara io ne ho testati massimo 47-48, ma vi posso assicurare che sono erogati con una bella fluidità, sono ben gestibili, probabilmente grazie ai controller Cinewave di Cabo. Infatti hanno una gestione della potenza veramente dolce quando volete dolcezza, ma quando invece avete bisogno di tutta la potenza basterà schiacciare tutto quanto l'acceleratore e vi darà tutta la potenza di cui avete bisogno. Mi è piaciuto tanto, veramente. Col doppio motore la casa dichiara che riesce a salire fino a quasi 30 gradi di pendenza, in single motore ne dichiarano 20, io sinceramente ne ho provate ben poche qua di salite purtroppo, però vi posso assicurare che la potenza c'è, doppio motore tutta la vita, ci va bene, bene. Quello che arriverà in Italia sarà sul 500 watt, probabilmente ci sarà una batteria da 13 ampere. Probabilmente dopo un po' vi starà stretta e andrete o a sostituire la batteria andando a ricellarla. In Italia ci sono tante persone, tante aziende che lo fanno con una qualità eccelsa, o altrimenti vi converrebbe prendere il Dual 500 watt, anche perché praticamente è uguale, quindi non è che dia così tanto nell'occhio, che ha sotto una 18.2 ampere, sempre 48 volt come il vecchio Mantis. In dotazione troviamo un caricabatterie da 2 ampere con attacco nuovo, un attacco che non è quello vecchio dove c'era da andare a giocare per vedere di infilarlo. Questo riesce ad essere subito bello, preciso, mi è piaciuto molto anche quello. È da 2 ampere, quindi tenete conto che per ricaricare una 18 ampere ci vorrà all'incirca 9 ore. Io con una ricarica ho fatto all'incirca 35 km, in realtà mi sono fermato prima da circa al 30%, probabilmente non mi ricordo, quindi diciamo che una quarantina di chilometri li dovreste fare tranquillamente tutti, ovviamente tenendo conto che io purtroppo l'ho guidato in dual motor e ovviamente sempre in aree private con un po' di potenza. Ragazzi, è difficile stare con le mani in mano, è difficile andare piano, quando è un mezzo divertente lo provi e ci vai. Ora arriviamo su quei punti che sono stati toccati bene da Cabo. Allora, in primis parliamo dei freni, su questo troviamo, e anche sul 500 watt dovremo trovare freni full idraulici, con un disco 140 mm e in più abbiamo un buon ABS elettronico.
quindi la frenata è perfetta. Le gomme troviamo sempre le buone vecchie 10 pollici per 2,5 CST che hanno una buona aderenza, sono leggermente tassellate. Io probabilmente le avrei preferite un pochino più stradali, però in realtà è un buon compromesso, vi permette di andare anche fuori strada, anche perché un dual motor ci può andare tranquillamente fuori strada. E ora arriviamo su quella che è stata la cosa che tutti quanti coloro che si sono avvicinati a Mantis gridavano a squarciagola, volevano cambiare le sospensioni, e finalmente in questo Mantis X le sospensioni sono state cambiate. Abbiamo sia anteriormente che posteriormente delle sospensioni idrauliche con precarico, quindi vi arriverà che sarà da regolare sul vostro peso, però in 30 secondi, andando ad agire sulla valvolina che troviamo nella parte alta della sospensione, andrete a raggiungere la durezza o la morbidezza che più desiderate. Infatti è una goduria girare su Mantis X. Non sentirete buche, dossi, scalini, niente, sono delle sospensioni perfette. Il telaio ovviamente in lega d'alluminio ad alte prestazioni è stato modificato, perché soprattutto nella parte posteriore troviamo sul battitacco posteriore è stato tutto ridisegnato per andare a montare ovviamente questa sospensione, ma tutte queste modifiche sono state fatte con un senso. Finalmente Cabo l'ho vista lavorare bene. Sono veramente contento. L'ulteriore novità la troviamo spostandoci nella parte alta del monopattino. Infatti su troviamo nella parte sinistra tutti i joystick dove possiamo andare a accendere e spengere le luci. Troviamo le frecce, abbiamo frecce anteriori e posteriori, frecce che sono esteticamente molto belle, molto funzionali, perché le hanno montate anche in maniera perfetta e soprattutto si vedono bene, fanno tanta luce. Mentre spostandoci sulla parte destra del monopattino troviamo tutto il controller nuovo Cabo. Qui possiamo andare a vedere tutte le informazioni: velocità, voltaggio, chilometri, parziale, tempo, tutto quanto. Di là si va a modificare il single dual motor, ma novità delle novità è che troviamo anche in questo Mantis X lo sblocco tramite NFC. In dotazione troverete ben 2 cartine con l'NFC inserito, che una volta acceso il monopattino dovrete andare a sfiorare sulla parte destra del monopattino, dove c'è il lettore ricettore delle NFC, delle carte, e vi andrà a sbloccare ovviamente il monopattino. Senza le cartine non andate da nessuna parte. Finalmente chi è che vuole rubarvi il monopattino si attacca al E ora, arrivando alle conclusioni con voi di questo Mantis X, vi devo dire che io me ne sono innamorato. Mi è piaciuto tanto. Esteticamente è sempre il bello, favoloso, stupendo Mantis. Cioè, esteticamente secondo me rimane una delle linee più belle dei monopattini in circolazione. Ma poi queste migliorie, in primis le sospensioni. Cioè, veramente bene, si gira bene, è un piacere guidarlo. In più nella parte anteriore troviamo una sorta di sfera che vi aiuterà a tenere dritto il manubrio del monopattino, e quindi la qualità di guida è aumentata, è ancora più bella. Senza parlare poi anche delle centraline, dei controller che sono nuovi ma sono fatti bene. È un piacere girare con questo Mantis. Frena bene, si guida bene, sospensioni ottime, velocità perfetta. Se avete voglia di prendere il 500 watt per girare tranquillamente per le strade italiane, fate bene, perché comunque avrà una buona velocità, non andrà ai 50 km/h dichiarati da Cabo, andrà un po' meno sicuramente, ma soprattutto sarà lo spunto che avrà un po' meno. Io, se solo potessi girare, prenderei tutta la vita il 1000 watt, il Dual 500, perché è stupendo. Veramente ha dei motori, un'erogazione perfetta, veramente è stato uno dei monopattini che mi ha stupito, che mi è piaciuto di più di tutti negli ultimi tempi, quindi devo fare i complimenti a Cabo. Speriamo abbiano trovato la retta via. Nonostante ci siano delle cose che non mi sono piaciute, tipo aver sostituito la pedana, andare a rimuovere i
faretti anteriori della pedana e faretti posteriori che a me sinceramente piacevano molto e secondo me ci stavano anche bene. Mettere lo stop sul parafanghino posteriore non la vedo una gran pensata, probabilmente ci sarà da trovare il verso di metterlo da qualche altra parte. Sicuramente la grande community che ha creato in questi anni Cabo troverà il modo per andare a metterlo nel punto giusto, il faro, lo stop posteriore, perché secondo me anche non ci sta, non è il suo posto sul parafango posteriore. Anche il faro anteriore orrendo, io lo cambierei subito, però anche lì dai, ci si mette una pezza facile. Probabilmente è stato fatto questa modifica sulla pedana per dare un po' più di impermeabilità, infatti troviamo meno buchi, cavolatine varie, quindi probabilmente è dovuto a quello. Spero che questa recensione, mini review, vi sia piaciuta. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate qua sotto, perché ho bisogno di sapere la vostra, e mi raccomando, continuate a seguirci perché arriveranno ancora dei bei video. Quindi adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!